Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi è se la vostra attesa all'interno di una situazione o di una relazione, se vale la pena aspettare fondamentalmente, ok? Abbiamo tre scelte. La prima scelta è questa agata fucsia, la seconda scelta è questo occhio di tigre e la terza scelta è questo turchese. Come sempre vi ricordo che sono letture generali, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Ci vediamo nella vostra lettura. Ed eccoci con la lettura numero 1. Quindi andiamo a vedere se per voi vale la pena questo momento, diciamo così, di attesa all'interno di questa situazione o di questa relazione. Bene. Mostrami se per gli amici dell'Agata Fucsia vale la pena la loro attesa. Wow, abbiamo una ruota della fortuna, direi che è una bella carta per cominciare. Mi parla di un qualche tipo di cambio, l'eremita, di un qualche tipo di mutamento. La ruota della fortuna parla anche proprio di fortuna, quindi può anche darsi che per qualcuno ci sia quello che è una botta di fortuna, ok? Poi abbiamo l'eremita, il 7 di pentacoli, la forza, vediamo che altro. Perché comunque con la carta dell'eremita vi sento 7 di spade e la sacerdotessa al contrario. Con la carta dell'eremita sento che probabilmente questa sorta di solitudine, questa sorta di ricerca interiore gioca un pochettino, se vogliamo, a sfavore del fatto che voi stiate aspettando. Probabilmente questo aspettare fa sì che voi riusciate a, diciamo così, vedere le cose da un altro punto di vista, magari state facendo quello che appunto è una crescita spirituale, con quello che è l'eremita. Diciamo che siete in una fase, se vogliamo, anche di ritiro, magari non siete in contatto all'interno di questa situazione o di questa relazione, perché appunto l'eremita parla proprio di quello che è una fase di isolamento, se vogliamo, ok? È un isolamento volontario, chiaramente, però parla comunque di quello che è un ritirarsi, un ritrarsi. Sopra abbiamo il 7 di pentacoli e la forza. Di nuovo il 7 di pentacoli è una carta di attesa e la forza indica proprio, allora, per qualcuno potrebbe far riferimento al fatto che non si ha il coraggio di fare un qualche tipo di movimento, ok? Per altri potrebbe essere una mossa, diciamo così, strategica, nel senso che avendo anche 7 di pentacoli è forte la componente di attesa da parte vostra, ok? La forza può anche fare riferimento al fatto che bisogna cercare il coraggio di fare un determinato tipo di movimento. Quello che abbiamo qua sotto è un 7 di spade e una sacerdotessa al contrario. Il 7 di spade fa riferimento normalmente a quelle che sono le bugie, che potrebbero anche essere autobugie, cioè le bugie che vi raccontate in un certo senso, ma sento che con l'eremita andate un po' a fondo di questa faccenda, è proprio uno scavarsi dentro, ok? Quindi è come se, avendo anche la sacerdotessa al contrario, che normalmente parla di cose nascoste, è come se qualche cosa venisse fuori, è come se questa fase di eremita vi desse la possibilità di illuminarvi, diciamo così, su quello che è questa situazione o questa relazione, ok? Allora, voglio andare a vedere un attimo, il 7 di spade per piacere, grazie. 2 carte per il grazie. Cavaliere di bastoni e la morte. Allora, il cavaliere di bastoni può fare riferimento a quello che è magari un vostro atteggiamento, diciamo, deciso, un vostro atteggiamento che porta, cioè la ruota della fortuna e la morte, quindi sono 2 carte di cambiamento. Questa qui forse è un po' più leggera come cambiamento rispetto a questa, perché la morte porta sempre qualche tipo di scompenso, qualche tipo di tristezza, qualche tipo di
difficoltà, diciamo così, da superare, e potrebbe essere proprio inerente inerente a questa fase di autobugia. Se per caso fosse all'interno di una relazione, il cavaliere di bastoni potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse, che probabilmente potrebbe essere che non ve la racconti tanto giusta avendo il 7 di spade. Andiamo a vedere la sacerdotessa, per piacere e grazie. Abbiamo un 10, scusate, di pentacoli, un'altra carta per piacere. Il papa e gli amanti. Allora, qui fa riferimento a quello che è una sorta di stabilità, sia da un punto di vista finanziario, sia da un punto di vista emotivo. Nel senso che, avete anche gli amanti, okay, quindi gli amanti qui è un po' come se questa, diciamo così, sacerdotessa al contrario, mettesse l'accento su quello che non si sta, valutando a dovere, non si sta considerando a dovere. E qui mi parla di quello che è un gruppo, nel caso la stesa per voi risuonasse, magari per quello che è un movimento che dovete fare a livello lavorativo, parla di quello che è un'ufficializzazione con il Papa e parla anche di quello che è una scelta con gli amanti. Quindi sento che per qualcuno si tratta di dover scegliere come ufficializzare questo tipo di situazione o di relazione, che potrebbe essere o attraverso un contratto o attraverso una convivenza, dipende poi a ognuno di voi, come vibri la questione, okay? Però ecco, sento che è come se doveste fare, diciamo così, un lavoro di valutazione per riuscire a capire se vale veramente la pena. Diciamo che la stesa finisce con la carta degli amanti, che per certi versi potrebbe rappresentare anche quello che è una sorta di equilibrio, okay, però c'è un qualche cosa che qua deve venire a galla, c'è un qualche cosa, suppongo, che voi di cui ancora voi non siete consapevoli, okay? Bene, andiamo a vedere un messaggio da parte delle fatine. Healing. Allora, è tempo per te di dare e ricevere guarigione. Tutti hanno una naturale abilità per sanare gli altri, anche tu. Sì, per certi versi è come se, qui ci fosse qualche cosa da portare a galla, che non so se è riferito direttamente a voi, avendo comunque questo eremita, perché l'eremita è il lavoro interiore, ma lo è anche la sacerdotessa in realtà. Quindi per certi versi c'è una sorta di verità interiore che deve venire a galla, ed è per quello probabilmente che c'è anche questo 7 di spade, okay? È una verità che deve venire fuori, e riguarda, come vi dicevo prima, un gruppo, la famiglia, un qualche tipo anche di dono a livello o aiuto, diciamo, a livello economico. Ehm, io direi che dovete fare le vostre valutazioni. Quindi alla domanda: "Vale la pena aspettare?" Avendo anche queste 2 carte qua, io vi dico di sì. Ma perché? Perché è un momento in cui grazie all'eremita e alla sacerdotessa al contrario, potrebbe essere che, come vi posso dire, prendiate consapevolezza di cose che prima non stavate vedendo. Vi ricordo che comunque qua all'inizio avete una bella ruota della fortuna, quindi qualche cosa sta cambiando o sta per cambiare, okay? Quindi direi di sì, che vale la pena aspettare. Perlomeno, per avere chiara questa tipo di situazione qui che è rappresentata dalla sacerdotessa al contrario e dal 7 di spade. C'è qualche cosa che sta per venire a galla. Mh? Bene, cari amici dell'Agata, io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere un like, potete condividere, potete commentare o iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Io vi ringrazio per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. Eccoci con la seconda stesa, quindi con l'occhio di tigre. Andiamo subito a vedere se in questa situazione o in questa relazione vale la pena aspettare.
Io vi ricordo comunque sempre che sono letture generali, quindi prendete solo quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Bene. Mostrami se per le persone che hanno scelto l'occhio di tigre vale la pena aspettare in questa situazione o in questa relazione. 5 di bastoni al contrario, 2 di coppe al contrario, asso di bastoni, il carro, è caduta una carta, la recupero, ed abbiamo l'appeso al contrario. Dunque, in questa situazione quello che sento è che potrebbe essere che ci si sia un pochettino, se vogliamo, arresi a quelli che sono, i conflitti, a quelli che sono i battibecchi, i confronti. È come se ci fosse un'energia un po' di lotta, okay, che è espressa dal 5 di bastoni, ma alla quale voi siate un pochettino, se vogliamo, rassegnati. Quello che c'è da questa parte è un 2 di coppe al contrario e un asso di bastoni. Allora, quello che secondo me, diciamo così, mhmm, se vogliamo, è, controproducente, inerente a quello che è questo tipo di attesa, è il fatto che, avendo il 2 di coppe al contrario, non ci sia quello che è un legame stabile, un legame in equilibrio. Per qualcuno fa riferimento a un contratto, quindi non c'è un qualche tipo di contratto, e avendo anche l'asso di bastoni sento che non c'è neanche un qualche tipo di azione a livello concreto. Per qualcuno questo asso di bastoni fa riferimento a quello che è l'incontro intimo, quindi probabilmente, non c'è ancora quello che è una ufficializzazione, se vogliamo, di questa relazione romantica, di amicizia o lavorativa che sia, e, con questo asso di bastoni, come appunto vi dicevo, manca quello che è un'azione di tipo concreto. Abbiamo anche il carro, quindi, il carro fa riferimento a quello che è il dare una direzione o il prendere una direzione, o comunque fa riferimento a quello che è il prendere in mano le redini della propria vita per dare una direzione a quest'ultima, okay? Quindi, sento che per certi versi è come un, schiarirvi le idee e capire da che parte dovete andare, okay, con questo carro. L'ultima carta è un appeso al contrario, quindi sento che in qualche modo qualche cosa si sblocca in questa situazione, okay, perché appunto, l'appeso al contrario parla proprio di un qualche tipo di sblocco, un qualche tipo di movimento, e se vogliamo anche il carro parla appunto di quel è un ha un'energia veloce comunque, quindi parla di un qualche tipo di movimento. Allora voglio andare a vedere questo 5 di bastoni, grazie. Allora il 5 di bastoni al contrario è spiegata dalla temperanza al contrario e dall'8 di pentacoli al contrario. Per qualcuno fa riferimento a quello che è una situazione di tipo, diciamo, lavorativo, o fa riferimento a quello che è un qualche tipo di di progetto, okay? Ehm, sì, però sento che avete anche la temperanza al contrario, quindi qualche cosa non è in equilibrio. Qualche cosa qui, può essere che sia proprio riferito, scusate, al lavoro che ognuno dei 2 fa, all'interno di questa relazione, o che voi facciate all'interno di questo gruppo magari lavorativo, okay? C'è una sorta di disequilibrio appunto. Voglio andare a vedere il 2 di coppe al contrario, per piacere, grazie. Allora, il 2 di coppe al contrario è spiegato da un 6 di bastoni e dal mago al contrario. Spiegatemi anche l'asso di bastoni. Allora, abbiamo il matto, un 5 di bastoni e ce l'avevate già qui, e un asso di bastoni e ce l'avevate già qui. Allora, per certi versi è come se le carte vi dicessero, avendo il mago al contrario, è come se, diciamo, ponessero l'accento sul fatto che non state materializzando, non state manifestando quello che voi volete, okay? In realtà, questa non manifestazione non vi porta al successo che meritate. Non vi È come se qualcuno si stesse
stesse tenendo per sé determinate informazioni o comunque non stesse agendo, come vi dicevo prima con l'asso di bastoni, in modo concreto per arrivare a quello che è il risultato che volete voi. Qui comunque abbiamo il matto, il 5 di bastoni e l'asso di nuovo di bastoni. Sento che questi tipi di conflitti molte volte ci sono per quello che è una reazione, se vogliamo, impulsiva. Il matto parla anche di quello che è l'impulsività. Certe volte parla anche di quello che è l'ingenuinità, comunque sento che sono discussioni, o comunque, se non son discussioni è una sorta di confronto, ma sono cose di basso di poca importanza, nel senso non sono quei litigi, forti, perlomeno, non mi pare. Voglio andare a vedere il carro, per piacere, grazie. E di nuovo comunque qui avete l'asso di bastoni, qualche tipo di movimento dovete farlo, ma non lo state facendo. E vi parlo di un qualche tipo di azione concreta. Il carro è spiegato dal 4 di spade e dalla regina di coppe. Sì, sento che è come se steste, diciamo così, prendendo o dando quello che è una direzione al vostro lato emotivo. È come se per qualcuno mi parlano di farsi una ragione. È come se qui qualcuno si stesse facendo una ragione per quello che è tutta questa sorta di conflitti, tutta questa sorta di, tra virgolette, "insuccesso" o successo che non arriva, ecco, no. Voglio andare a vedere l'appeso al contrario, perché comunque alla fine della stesa qualche cosa si sblocca con questo appeso al contrario. Allora abbiamo, wow, un asso di denari e un cavaliere di denari, quindi il cavaliere potrebbe rappresentare, la vostra persona di interesse, nel caso questa per voi fosse una lettura di tipo romantico, ma potrebbe anche rappresentare magari un capo, piuttosto che un collega, okay, comunque c'è lo sblocco alla fine della situazione, c'è con l'asso di denari quello che è un nuovo inizio, quello che è un nuovo cammino, quello che è un nuovo tipo di percorso, può anche essere un dono da parte di qualcuno, e avendo comunque il cavaliere di denari sento che per poco, per lento che sia il progresso, l'avanzamento in questo senso, in questa direzione, è un avanzamento di tipo concreto. Ripeto, per qualcuno potrebbe rappresentare una persona che entra nella vostra vita e che magari vi dà una mano, a risolvere tutta la situazione, okay? Comunque non vi preoccupate perché ripeto avete il matto avete l'appeso al contrario, quindi qualche cosa si sblocca, un qualche tipo di presa di consapevolezza arriva. Bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle fatine, vediamo che cosa hanno da dirvi. Ancora un messaggio per piace 2 messaggi. Allora, il primo è viaggio e avete anche il carro, quindi potrebbe far riferimento proprio per qualcuno a quello che è un qualche tipo di viaggio fisico, magari state organizzando, non lo so, una gita fuori porta piuttosto che le vacanze, piuttosto che un viaggio di lavoro, perché comunque io qui ce l'ho l'8 di denari, eh. Allora, questa carta vi dice che, è ora di prepararsi per quello che è il viaggio. Non importa se è un viaggio pianificato o se è un viaggio, diciamo così, improvvisato, l'importante è che voi abbiate la valigia sempre pronta, o meglio che psicologicamente siate sempre pronti per partire, per fare qualche cosa di nuovo, insomma. E poi abbiamo motivazione. Quando arriva la primavera, questa fata praticamente vi dice che dovete, primaverizzare, se vogliamo, in azioni. Cioè nel senso che è giusto in inverno rimanere, se vogliamo, fermi a pensare come muoversi, però, si arriva ad un certo punto, come può essere quello della primavera, dove la natura appunto rinasce, fiorisce, dove è il caso di iniziare a far qualcosa. Quindi tutti i pensieri che sono stati fatti, le strategie, se vogliamo, che sono state fatte in un determinato periodo della vostra vita, che potrebbero essere rappresentate qui come l'inverno, è ora di metterle in pratica, di fare qualche cosa, questo asso di bastoni che avete 2 volte, è ora di far qualche cosa per mettere in pratica le vostre idee, i vostri desideri. Bene, cari amici amici dell'Occhio di Tigre, questo è quello che avevo per voi. Se la stesa vi è piaciuta potete mettere un like, potete condividere, iscrivervi se non l'avete ancora fatto, potete commentare.
Se avete bisogno di contattarmi, trovate il mio indirizzo email nella descrizione qui sotto. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. E proseguiamo con la terza stesa, quella del turchese. Quindi andiamo a vedere se per voi vale la pena aspettare in questa situazione o in questa relazione. Vi ricordo che è una lettura che è valida sia per quello che riguarda le relazioni romantiche di amicizia o di lavoro, e vi ricordo anche che sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo, ok? Bene. Mostrami se per le persone che hanno scelto il turchese vale la pena aspettare in questa situazione o in questa relazione. Partiamo con un 4 di spade, asso di spade, la ruota della fortuna e un 5 di bastoni. Dunque, quello che sento è che voi siete in una fase, diciamo così, di, se vogliamo, ritiro spirituale. Per l'appunto siete in una fase più che di attesa passiva, state comunque, diciamo così, macinando qualche cosa, ok? Perché comunque il 4 di spade è un'energia che parla di qualcuno che sta guarendo comunque un qualche tipo di ferita, sta facendo dei tipi di magari riflessione inerenti a questa situazione o questa relazione. C'è comunque quello che è un pensare, un riflettere, un cercare di guarire. Io reputo che questa carta sia l'arcano minore, diciamo così, dell'eremita, okay, quindi, ehm, ha un suo risvolto, se vogliamo, di tipo spirituale. Quello che si sento con questo asso di spade, allora può avere 2 interpretazioni, adesso poi dopo spiegandole andremo a vedere di quale si tratta nello specifico, però da un lato potrebbe rappresentare il fatto che non abbiate ancora tutta quella chiarezza mentale, okay, ed è per questo che ancora siete in questa fase di pensiero. Dall'altro lato può far riferimento al fatto che non si voglia lasciare indietro una determinata, credenza, situazione, persona, faccenda, okay? Abbiamo poi anche la ruota della fortuna, che è una bellissima carta perché parla di cambiamenti veloci, parla di quello che è un colpo di fortuna, parla di quello che è un cambiamento in meglio comunque. E poi la stesa finisce con un 5 di bastoni, quindi sento che c'è ancora un po' di, conflitto interiore, se vogliamo, in quello che è se aspettare o no. Però andiamo a vedere il 4 di spade, per piacere, grazie, spiegato da un re di pentacoli e dalla sacerdotessa. Quindi per certi versi potrebbe essere che siete combattuti, tra quello che è, diciamo, il vostro lato materiale e il vostro lato spirituale, se vogliamo. Di nuovo la sacerdotessa parla di quello che è un'introspezione, una sorta di intuito anche, se vogliamo, molto sviluppato. Potrebbe parlare anche di, quello che è un superare, diciamo così, i dubbi attraverso quello che è una scelta feconda, una scelta buona, una scelta positiva. Andiamo a vedere l'asso di spade perché wow! Un altro asso di spade al contrario, abbiamo la regina di coppe al contrario, un 4 di spade un'altra volta e di nuovo un se no, senza di nuovo perché questo è un 5, un 7 di bastoni al contrario. Uhm, quello che percepisco da queste carte è che non abbiate la chiarezza non solo mentale, ma proprio emotiva, come se non sapeste bene da che parte tira il cuore, okay, ehm, e per certi versi direi che siete un po' stufi di stare in questa fase, okay, come se ci fosse stati tanto tempo a pensare, a rimuginare, a capire che cosa quali potrebbero essere le mosse vincenti, se vogliamo, e probabilmente siete un pochettino esauriti, siete anche un pochettino stanchi di fare tutti questi pensieri. E il 7 di bastoni al contrario, però, mi fa pensare subito al fatto che ci siano troppe influenze esterne che vi stiano, mhmm,
condizionando no, però fuorviando, che vi stiano mettendo in difficoltà. È come se, ci fosse magari qualcuno intorno a voi che sta cercando di aiutarvi dandovi dei consigli e invece vi crea solo più confusione. Andiamo a vedere la ruota della fortuna per piacere, grazie. Abbiamo il re di spade al contrario e la carta degli amanti al contrario. Sento che c'è bisogno di prendere la spada in mano, di diventare determinati per quello che riguarda una scelta da dover fare, che in questo momento non si fa. Ed è da lì che poi viene la ruota della fortuna. Dopo questo tipo di scelta arriverà quello che è il cambio. Andiamo a vedere il 5 di bastoni, per piacere, grazie. 5 di bastoni è spiegato dall'imperatore al contrario e dal 10. Vi giuro che ce l'ho dritto, è il mazzo. E il 10 di spade al contrario. E qui di nuovo c'è qualche cosa che dovete lasciare indietro, che riguarda probabilmente la vostra stabilità, la vostra questione a livello materiale, come diceva il re di pentacoli, e io trovo che siate combattuti un pochettino in quello. Trovo che facciate fatica a fare questo tipo di scusate, a fare questo tipo di scelta, a lasciarvi indietro quelli che sono i pesi che dovreste lasciarvi indietro. Mh. C'è una sorta di difficoltà nel capire che cosa è meglio per voi. C'è qualcuno qui che non vuole tagliare qualche cosa o qualcuno, o una relazione, o un pensiero, o un fatto, una collaborazione. Mhmm, c'è qualche tipo l'asso di spade può anche parlare di quello che è il fare una comunicazione, che in questo momento non si sta facendo. Andiamo a vedere ancora un consiglio da parte delle fatine. Andiamo a vedere che cosa vi dicono. Un consiglio per gli amici del turchese, per piacere, grazie. Prenderò solo le carte che si sono scoperte. Wow, allora questa carta qua dice brilla da dentro, ok? Quindi ehm, è tempo per te di brillare, è tempo di autoaccettazione e di rivelare agli altri la tua bellezza. Bella carta, bellissima carta. E poi abbiamo credi nella magia. Se tu apri gli occhi e ti guardi intorno, la magia è tutto intorno a te. Questa fata vi ricorda che siete parti della natura anche voi, così anche voi siete magici. Qui mi viene in mente un po' la carta del mago, che è colui che plasma, diciamo così, la realtà a proprio favore, o meglio, plasma i pensieri a proprio favore per creare la realtà che vuole. Ed è un po', se vogliamo, l'energia di questa carta, ok? Quindi alla domanda vale la pena aspettare? Io direi di sì, ma non perché dobbiate aspettare l'altra persona o che le cose si smuovano, ma semplicemente perché dovete ancora capire, che cosa volete fare voi in questa situazione, in questa cioè voi non avete tanto le idee chiare da dire: "Okay, se la situazione si sblocca", come vedo che poi a un certo punto si sblocca, io che cosa faccio? Da che parte faccio pender la bilancia? Sento che sì, vale la pena aspettare perché non avete ancora le idee chiare, però nel momento in cui riuscite a schiarirvi, se vogliamo, le idee, quello è il momento poi di agire, okay? Questo asso di spade può fare riferimento proprio a quello che è un far scoppiare una bomba, come dico io. Fare quella comunicazione, diciamo così, sconvolgente, inaspettata, che cambia lo stato delle cose, ma fa anche riferimento alla chiarezza mentale, quindi ognuno di voi poi, applichi la lettura alla propria realtà, okay? Bene cari amici, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Se sì potete mettere un like, potete iscrivervi se non l'avete ancora fatto, potete condividere o commentare. Io vi ringrazio tanto di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.